E quindi, come ti stavo dicendo, caro Winston, sono andato a Milano, mi sono trovato... Cosa succede, Ernesto? Siamo in onda, Cosa? Duce! Siamo in onda, siamo in onda. Siamo in onda, Ernesto. Siamo in onda. Attenzione, telefono pronto, cornetta pronta, tutto sistemato. Fa vedere il microfono. Cosa sono qua? 20 centimetri. E qui sono 43 centimetri. Attenzione, Ernesto, ti avevo detto 42,5, insomma. Comunque, benvenuti. Benvenuti, cari italiani e italiane. Amici dell'Italia, dovunque voi siete, a Tokyo, a New York, a Kazan, a Helsinki, a Tallinn, a Buenos Aires, a Pechino. Sarà meglio che smetta perché la lista poi è lunga. Abbiamo un sacco di amici noi, cosa credete? Ebbene, benvenuti al Mussolini Show. Sì, questo anglesismo lo so, dovuto a Winston Churchill, anzi scusa Winston, ti ho coperto. Onde insomma, abbiamo avuto delle richieste dagli ascoltatori che hanno chiesto che Winston sia microfonato perché non si sente la sua voce, quindi in questa puntata abbiamo dei cambiamenti. Innanzitutto abbiamo microfonato Winston. Winston, vai con la prova a microfono. 1, 2, 3, Brexit. Can you hear me, Brexit? Hello, Ecco, perfetto, Benito? si sente, siamo contenti. Abbiamo come al solito Ernesto Galeazzi alla chiacchierata virtuale e la mia assistente Margherita, che saluto affettuosamente, che ci segue e consente appunto che possiamo fare questa trasmissione senza intoppi. Devo girare il microfono, mi dice Ernesto. Fammi ricontrollare, scusa Ernesto. Sì, adesso ci siamo, anzi guarda, sposto poco il telefono, perfetto. La seconda novità che abbiamo in questa puntata del Mussolini Show, come sapete nella scorsa puntata è venuta l'armocromista di Elish Line e questa settimana ci ha presentato la fattura e quindi abbiamo un problema di bilancio, ecco, per così dire, e abbiamo deciso di avere una persona che ci supporta. Sì, che ci supporta, e quindi prima di iniziare la puntata andiamo con uno stacchetto pubblicitario. Quindi, attenzione, Ernesto, quando sei pronto, stacchetto pubblicitario. Questo programma è offerto da Caffè Ciucciarina, il caffè di Turin. Ba 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 bam ba bam ba bam. Bene, siamo ritornati qua. Questo stacchetto, speriamo di non averne altri, comunque basta e avanza, direi. Ringraziamo comunque la persona che ci ha supportato, un grande amico, lo ringraziamo di cuore, ecco. Quindi, senza nessun indugio, vi ricordo solamente che i vostri commenti saranno tutti visionati, belli o buoni che siano, belli o cattivi che siano. Noi accettiamo anche i commenti negativi, non ci tiriamo indietro. Come sono famoso per dire tanti nemici, tanto onore, e quindi non lasciatevi dentro questa rabbia, questa voglia di esprimere, questa voglia di appoggiare il pensiero dominante. Sfogatevi, lasciate pure i vostri commenti, li pubblicheremo tutti. Se chiaramente sono contro di me, perché se sono contro d'altri non li pubblichiamo. È vero, Winston? Cosa ne pensi? I think it's a great idea, Benito. Molto bene, Winston, stai attento, mi raccomando col brandy vacci piano. All right. E quindi leggeremo i commenti e risponderemo alle varie domande che ci farete. Abbiamo qua per esempio Leonardo di Roma, e Rafael Navarro di Buenos Aires, non lo so, è argentino, anzi guardate, andiamo a braccio, sì, andiamo liberi, e rispondiamo alla domanda di Rafael Navarro. Duce! Sono io, lo sentite? La sentite? Questa è la campana di Predapio. Sì. Allora, Duce, sono io, giustamente. Quali sport vorrebbe promuovere in Italia? E di quale squadra di calcio lei è tifoso? Ma, caro Raffaele, innanzitutto mi sento onorato che mi fai questa domanda direttamente dall'Argentina. Io sono sempre stato un patito di ogni sport, mens sana in corpore sano, non come Winston. Oh, come on, No, Benito. no, Come lui on. che fuma il sigaro, questo è lo sport che fa. Oh, Questo- that's right, I no, smoke a cigar, è so la puzza what? che lasci, lo so So io. what? No, lascia perdere, non lascia perdere. Ti sto coprendo, Winston, no? Yeah, Ti stai a guardando? bit. Meno male. That's all right. Sì.
Per quanto riguarda per il calcio, però, attenzione, qui tocchiamo una cosa delicata, perché l'Italia è un paese che ha le chiese vuote ma gli stadi pieni, il che dimostra che la fede nel calcio è molto più forte di quella che può essere la fede religiosa, e attenzione, qui non ci possiamo esporre. Cosa posso dire? Che l'unica volta che io ho fumato una sigaretta in vita mia, e dico l'unica, è stato durante una partita di calcio nel 1933, Italia-Inghilterra, partita terminata 1-1, di fronte, insomma, alla tensione della partita. A un certo punto mi sono lasciato andare e ho fumato una sigaretta. Questo è il mio segreto. Insomma, sì, si pecca, sono peccati, lo so. Ecco qui la campana di Predappio, che è un po' in ritardo, no, ma scusa Ernesto, qua mi fate questa cosa qui che mi sbalzi di mezzo centimetro, la campana scusa, mi suona in ritardo, no, adesso parlo col sindaco, non è accettabile, non possiamo accettarlo. Comunque, quindi, caro Navarro, ripeto, sì, non voglio espormi su questa domanda qui. Però spero di essere stato esaustivo. Tra l'altro nel 34 abbiamo vinto la Coppa del Mondo contro la Cecoslovacchia. Ah sì, Schiavio, scusate, che tra l'altro era pure di origine argentino, Schiavio, poi se n'è andato via, ma però non importa, quindi insomma, se vuoi leggerti è una parte interessante della nostra gloriosa storia. Ma non indugiamo oltre e andiamo con le telefonate. Vai Ernesto! Sì, però Ernesto, Ecco qua. Mussolini. Buonasera. Sì. Buonasera. Mi dica. Sono Larizza del Sole 24 Ore. Volevo fare una domanda, Duce, per quanto riguarda l'economia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto di essere preoccupato sia della reazione dell'Europa, ma ancora più dei mercati per quanto riguarda la manovra economica, che deve essere prudenziale. Lei cosa ne pensa? Va bene, la ringrazio. Bene, la domanda che voi mi fate è una domanda importante. Riguarda l'economia, ovvero il benessere di questo grande paese. Giorgetti. Siamo sempre di fronte allo stesso problema. Quando le persone non sono capaci di fare una cosa o vogliono esulare ormai della loro responsabilità, dicono sempre la stessa cosa. I mercati. Oppure la parola peggiore di tutte è ce lo dice l'Europa. Quando non sai cosa dire, non sai cosa fare, quando non mantieni le tue promesse, quando ti fai dominare dalla codardia e non osi affrontare le persone a viso aperto, dice sempre ce lo dice l'Europa. Ma allora io dico, ma non ascoltarla questa Europa, ma fatti i fatti tuoi, ma è semplice. Churchill, dai, Winston, vai, fammi l'Europa. No, ho capito. Fammi l'Europa per cortesia. Un secondo, dai, facciamo una prova. Pronto? Vai, adesso fa l'Europa e vi faccio vedere come fare. Sei cattivo, sei un brutto ragazzo. You're a bad boy, naughty boy. I'm Europe. You're Europe. You gotta do what I'm saying because I'm Europe and you're a naughty boy. Naughty boy, Europe. Naughty boy. In Europe, you have to do what I say. All funziona? Right. Non ascoltarla questa Europa. In questa Europa che quello che è successo a Lampedusa, per esempio, la nostra grande brigata Lampedusa, abbiamo fatto un'operazione tattica, abbiamo simulato uno sbarco ad Odessa, oltre 200 imbarcazioni in un solo giorno, 5.000 uomini, una testa di ponte, armati con cellulari, pronti a entrare all'interno e sfondare le 3 linee di difesa russe. È venuta la von der Leyen, Ursula, la sterminatrice, per gli amici, a vedere, è venuta, ha parlato con la popolazione del posto, che l'ha applaudita, si è fatta un autoritratto col telefonino intelligente, poi è andata a mangiare, ha fatto una grigliata di pesce, insomma qualcosa di buono, ha visto il mare, ha preso un po' il sole, e poi ha detto sì, l'Europa vi aiuterà, e poi la Francia ha chiuso i confini, la Polonia non li vuole, la Germania non ne parliamo, ma allora dico cosa serve questa Europa? Facciamo un po' meno Europa, ecco, meno Europa, ascoltala un po' di meno, Giorgetti, fatti i cavoli tuoi, non so, insomma, sembra un po'
che poi dice sempre cose tristi questa Europa, dicesse cose allegre, no? Ti contassi delle barzellette questa Europa. Guardate, c'è la von der Leyen, c'è Macron e c'è Scholz. Che bella barzelletta. No, niente, sono solo cose tristi, sono cose drammatiche. Ci guarda, anche il linguaggio, l'Europa ci guarda, l'Europa ci giudica. Attenzione ai mercati. Ma è un continente unito dalla paura questa Europa, non è unito dall'amore. L'amore, Margherita. Scusa, mi sono lasciata andare, lo so, Margherita, non dovevo, scusate. Sono i belli della diretta. Va bene, Winston, tu cosa ne pensi dell'Europa? Ecco, sapevo, perfetto. E quindi questo è il mio pensiero con riferimento a questo problema, insomma. E ringrazio. Dunque, allora, passiamo alla domanda di un ascoltatore, Leonardo di Roma, che ha fatto una domanda difficile. Una domanda... C'è una mosca? C'è una mosca. Una domanda difficile. No. Attenzione a questa mosca. Onorevole, Duce, vabbè, lasciamo perdere. Secondo la sua esperienza pregressa, chi può essere considerato il politico peggiore per la Russia? Stalin o Putin? Ebbene, caro Leonardo, una domanda difficile, ma... Scusate, sto prendendo del tempo, dalla quale non voglio esimermi. Stiamo parlando di due persone innanzitutto molto differenti, Stalin e Putin. Tu, Winston, ti ricordi quando sei andato a trovare Stalin, Yes. Che giornate, No, perché Stalin era un tipo particolare, molto diverso da Putin. Innanzitutto Stalin, caro Leonardo, era georgiano, non era russo, ecco, parlava il russo con un accento, non era la sua lingua, un poco come Zelensky, per esempio. Ecco, Zelensky, la sua prima lingua è il russo, è proprio l'incontrario, e poi parla l'ucraino con un leggero accento. Adesso non sto dicendo che Zelensky è come Stalin, è solo per fare un parallelo, un esempio, di modo che tu capisca. E poi Stalin, per esempio, nel suo sforzo bellico è stato aiutato dagli americani, un poco come Zelensky. Adesso non sto dicendo che Zelensky e Stalin guarda le mani, non sto dicendo quello assolutamente, però sto dicendo appunto che i due sono diversi, Putin e Stalin. Stalin mandava le sue truppe all'attacco, spesso anche non curante delle perdite. Durante l'ultimo anno del conflitto, per accelerare la marcia verso Berlino, disse al generale Zhukov: dobbiamo accelerare. Zhukov gli disse: ma così perderemo 50.000 uomini al giorno. Ma Stalin gli disse: no, perché ci sono delle ragioni politiche, dobbiamo arrivare a Berlino prima degli americani. Un po' come Zelensky. Adesso non sto dicendo che Stalin e Zelensky siano uguali, con la controffensiva, non so, 71.000, adesso non so quanti sono, però non importa, si mandano all'attacco giustamente perché ci sono delle ragioni politiche. Vedete come la politica è complicata da questo punto di vista. Adesso non sto dicendo che assolutamente no, ci mancherebbe altro, anche perché Putin è un criminale di guerra. Putin è un criminale di guerra. Che cos'è un criminale di guerra? Un criminale di guerra è una persona che fa dei crimini, appunto, per perseguire un'idea, una politica, un'ideologia. Quando è che un criminale di guerra smette di essere un criminale di guerra? Quando ha vinto. È semplicissimo. Vedete per esempio Barack Obama, 27.000 tonnellate di bombe su 7 paesi nell'ultimo anno di presidenza, è un premio Nobel. La vita è così. È strana. Anzi, non so se hai visto, caro Winston. Winston? Questo sta dormendo. Winston? What? Wake up. What time L'ho is detto it? in inglese. What? E dai, per cortesia. Ti abbiamo I'm sorry, microfonato I'm sorry. questa volta qui. Yeah, I'm sorry. Hai visto, Winston, il cinguettio di Obama? Sì, No, I haven't. Il tweet, Winston. Te l'ho Non l'ho detto in visto, non l'ho inglese, il visto tweet. benissimo, Non mi non l'ho fa- visto. Sì. L'ha fatto, cos'era? Il 15 settembre. Era sulla Libia. Per aiutare il popolo libico, ecco le organizzazioni a cui potete donare denaro. No, stiamo parlando della persona che la Libia l'ha distrutta. Il paese in Africa con il più alto reddito pro capite, che aveva un sistema sanitario all'altezza, se non superiore, a quelli europei. Massacrata. E poi dice: ma se volete aiutare per l'inondazione, per la Libia, potete donare. E lui non è un criminale di guerra, è una brava persona. Hai capito, caro Leonardo? Queste sono le differenze. Comunque, queste sono le differenze tra Stalin e Putin, per cui dovremo vedere quale sarà il corso di questa guerra. Se vuoi maggiori informazioni,
chiama Zelensky perché sembrano uguali, comunque non importa. E va bene. Allora, dunque, quindi spero di aver risposto a queste telefonate. Ecco la mosca, di nuovo. Eccola qui, l'ho presa. Attenzione, è un grande momento. Ho preso la mosca. Attenzione. Cosa faccio con questa mosca, Winston? Kill it. Cosa faccio? Kill the fly. Kill it. No, no, Winston, non posso uccidere la mosca. No. Noi siamo animalisti. Noi proteggiamo i poveri animali. Questa è una povera mosca. Una mosca innocente. Ma potrebbe essere anche una pericolosa spia bolscevica. Potrebbe avere la micropatatina questa mosca all'interno. Sì? E non lo sappiamo. Magari un drone sperimentale a forma di mosca. E allora cosa facciamo? Dobbiamo insegnare a questa mosca a rispettare il nostro spazio aereo. E quindi io propongo di spezzare una gamba alla mosca. Sì, spezzeremo una gamba, non la uccideremo, non schiacceremo la mosca, attenzione, ma gli spezzeremo una gamba, di modo da educare le altre mosche con cui parla, che lo sappiano a San Pietroburgo, che lo sappiano a Kazan, che lo sappiano a Mosca, che con la mosca noi ci facciamo il brodino e ce la mangiamo. Dopo è te, Winston. No, thank mi è you. uscita. Thank you, no. Quindi adesso provvederò a spezzare la mosca, però attenzione, ci possono essere dei bambini collegati, per cui prima di spezzare la mosca andiamo con lo stacchetto pubblicitario di nuovo. Vai Ernesto con lo stacchetto! Questo programma è offerto da Caffè Ciuciarina, il caffè di Turin. Ba 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 bam ba bam ba bam. E va bene, siamo tornati qua in studio, grazie alla persona, a questo amico che ci supporta in questo sforzo comunicativo. Per quanto riguarda la mosca, non preoccupatevi, non è successo niente di grave, è stata una cosa veloce, la mosca è partita verso Mosca per avvertire le altre mosche che non tollereremo nessuna invasione del nostro spazio aereo, soprattutto per quanto riguarda pericolosi agenti armati e droni armati di micropatatine. Giusto, Winston? Giusto, Benito. Bene, sono contento. Allora, caro Ernesto, come va? Commentalo! Commentalo, Duce. Molto bene, siamo contenti. Andiamo quindi con le ultime 2 telefonate. Vi ricordo che potete commentare, fate commenti negativi, positivi, non ci interessa, non ci interessa, non è quello il punto, ma cerchiamo di animare un dibattito. Ricordo anche, prima che andiamo verso la fine di questa trasmissione, che abbiamo un grande obiettivo, quello di arrivare a 5.000 iscritti entro 30 giorni. Non sono tanti, possiamo farcela insieme. Ringrazio gli amici che ci seguono in Argentina, ringrazio gli amici che ci seguono da Tokyo, ringrazio gli amici che ci seguono da dove seguite, non importa, noi siamo contenti lo stesso. E andiamo con le ultime 2 telefonate. Mussolini. Buonasera, Duce. Sì. Sono Jessy Cash di Sorrisi Canzoni TV. Sì. E volevo fare una domanda forse un po' personale, se mi posso permettere. Sì, mi dica. Allora, signor Duce, lei non pensa che sia arrivato il momento di chiedere scusa al mondo intero per quello che è stato una macchia del passato dell'Italia? Sarebbe anche ora di fare le scuse, lei non pensa? Va bene, la ringrazio, grazie. Ecco qua. Avete ragione, penso che sia doveroso scusarmi di fronte al mondo per una cosa molto brutta che è successa in passato e non voglio esitare, perché penso che anche il fatto di dover chiedere scusa e di cambiare idea sia una cosa importante. Quindi io chiedo umilmente scusa per ciò che in passato ho fatto Scipione l'Africano, con la distruzione completa di Cartagine, un evento triste, un evento che non doveva succedere, un evento orribile. E quindi a nome dell'Italia chiedo scusa a tutti i fenici per quello che è successo. Non sarete felici, non siete più fenici, però è stato un atto crudele. E Scipione, anzi io propongo di cancellare tutte le vie dedicate a Scipione. Piazza Scipione, via, pussa via.
Anzi, che poi era un impero schiavista quello romano, diciamolo chiaramente, era un impero schiavista. Cancelliamo tutto, via Roma, via Roma. Ma sapete, è Alesia? E quindi, no, qui bisogna... E allora via Alesia, via Roma, cancelliamo via Roma, piazza Roma, via, cancellarla, non so, via Giulio Cesare, via Giulio Cesare, le statue, via tutte queste statue, ma dico, è orribile, ma che esempio diamo ai nostri ragazzi? Ma mettiamoci, non lo so, che ne so, i puffi, qualcuno, delle statue blu sono più belle, questo foro romano con questi puffi che ci guardano sorridendo, così, no, perché scusate, e quindi io ma anche il Colosseo, ma si facevano delle stragi, è una cosa orribile il Colosseo, c'erano degli omicidi proprio nel Colosseo, cosa sta a fare lì quel Colosseo? Bussa via lo abbattiamo, facciamo un parcheggio e abbattiamo tutto. Il Pantheon, ma vogliamo tenere il Pantheon, ma ci rendiamo conto di che stragi ci sono dietro il Pantheon, ma i sensi di colpa, io ogni mattina che mi sveglio penso, ma il Pantheon, ma via il Pantheon, ma lasciamo c'è il McDonald's, quello lo lasciamo perché quello esteticamente, ma il Pantheon, l'acquedotto romano, no? Ma sapete quanti schiavi per fare un acquedotto romano? Ma c'è da vergognarsi, è uno scandalo a cielo aperto, via l'acquedotto, no, e l'acquedotto via, no, l'acquedotto non può stare, ma ci mancherebbe altro, e quindi io sono pentito, Scipione ha fatto male, e diciamolo, e non è, chi supporta Scipione secondo me è un criminale di guerra, esattamente, Scipione, no, vabbè, però ha vinto, allora se ha vinto non è più un criminale, no, scusate perché qui sto entrando in contraddizione, comunque... A nome dell'Italia io chiedo scusa ai Fenici. Sì. Quindi la ringrazio per la domanda. Anzi, mi ha fatto sfogare e le sono grato. Va bene, prossima domanda. Mussolini. Buonasera, signor Duce, buonasera. Come sta? Tutto bene? Finalmente. Telefono da Napoli. Napoli, perfetto. Sono Fabrizio Allegri del Mattino. Volevo fare una domanda, mi dica. signor Duce. Allora, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, insomma, ha questa posizione un po' polemica con il governo, con l'opposizione, con la guerra, e non si può andare avanti così, sempre andando contro, e allora bisogna fare qualcosa. Io volevo la sua opinione al riguardo. Che facciamo con Vincenzo De Luca? Signor Duce, me lo dica lei, ecco. Va bene, la ringrazio. Grazie, signor Duce. Grazie. Ebbene, caro amico, una domanda importante. Come voi sapete, c'è sempre qualcuno che rema contro, in un certo senso. E quindi quando si parla di Vincenzo Di Luca, si parla di una persona che fondamentalmente ironizza, fa battutine, e questo non va bene, anche per quanto riguarda il governo, l'opposizione, quello che sta succedendo a livello internazionale. Lui è sempre critico, ha sempre la battutina pronta, è sempre ironico, quell'ironia spicciola, quell'ironia povera, quell'ironia insipida, se dovessimo parlare di cucina. E quindi, caro Vincenzo De Luca, è arrivato il momento in cui smetti, e va bene citare i filosofi, Bertrand Russell, a vanvera. Sappi che io Bertrand Russell l'ho letto tutto, non avevo niente da fare, quindi... Ma cimentati con Nietzsche piuttosto, E quindi, caro Vincenzo De Luca, tu che fai le battutine, tu che remi contro, tu che sei contro questa guerra in Ucraina, che ti metti contro tutti quanti, bene, caro Vincenzo De Luca, fammelo dire, io ti sfido a una diretta televisiva, dove vuoi, a Telecapri, Teleposillipo, Telesalerno, Teleavellino, ma te le dico tutte quante, guarda, adesso è una lista lunghissima, non posso farla,
In diretta televisiva, io e te, rigorosamente in bianco e nero, ti sfido. Tu che hai sfidato scusate, ho colpito il telefono. Tu che hai sfidato gli altri, ma anche il telefono, anche questo, perché siamo così. Ti sfido e vediamo se hai il coraggio, Vediamo se hai il coraggio di affrontare un dibattito pubblico come si deve, con un contraddittorio forte e non facendo questi monologhi senza nessuno che ti sfidi. E io ti sfido, ne ho sfidati altri, sfido pure te, E basta remare contro. C'è un gregge? Segui il gregge! Beh, insomma. Che poi le pecore sono animali mansueti. Meglio 1000 giorni da pecora che un giorno da leone, caro Vincenzo De Luca, Sì, forse non era così, ma non importa, Ci siamo capiti, e quindi io sono disponibile. Quando tu vuoi sono qui. Comunque, Winston, che ne pensi? I think you're right, Benito. Allora, cari amici, con questo si è chiuso una puntata difficile. Io, insomma, vi ringrazio tutti per seguirci con affetto. Ringrazio anche, insomma, chi ha potuto appoggiarci con lo stacchetto pubblicitario per pagare la fattura dell'armocromista di Ellie Schlein. Da Predappio è tutto. Viva l'Italia!